top of what John has said, just to highlight some things in the business that are important here, I think in Italy, but also in Bergamo. Connecting flights is something that we're going to do. This will allow you to connect within the Ryanair network in a way that you can't do today. So this will mean that you can go from Edinburgh to Bergamo and from Bergamo to Tel Aviv or Athens, which is something you can do today, but you need to have two separate flights. So we will allow you to do this with one reservation, stay in the airport and connect within the Ryanair network. I think this is a really exciting opportunity for Bergamo because we have 67 different European destinations into the airport. So I can see a lot of people traveling a long distance in Europe, like in Edinburgh to Tel Aviv or Edinburgh to Athens, who will stop over in an airport like Bergamo. So I think it's a really good opportunity for the airport and also for people who might say, I spend 1 or 2 nights in the city of Bergamo on my way to Tel Aviv or Athens. Comincio a dire il primo punto, stiamo lavorando sulla connettività, quindi su praticamente i voli in transito. Potrebbe essere e sarà un'ottima opportunità per Bergamo con inverno 67 destinazioni, in estate ce ne sono anche molti di più, però l'opportunità per esempio di spiegare di fare Edimburgo, Bergamo, Tel Aviv, oppure Edimburgo, Bergamo, Atene, con un unico biglietto, una connessione garantita, un transito confermato e garantito in un unico biglietto. Quindi il passeggero non solo avrà l'opportunità di viaggiare da un punto successivo, ma ci sarà anche la possibilità, ad esempio, di pernotare qualche giorno a Bergamo e di fare anche il turista durante questi viaggi in transito. Poi avere tutto un biglietto unico è un'opportunità veramente incredibile per il nostro network. John. And then working with other airlines. So we, again, we have offered to help Alitalia. We think the situation with Alitalia is this drama that has been going on for a number of years. Alitalia needs a drastic plan and Ryanair has offered to help Alitalia. We would feed the long-haul operation of Alitalia because we are the #1 airline in Italy. We have all these domestic routes and we're happy to sell Alitalia's seats from our own website. So we can help, we have offered to help and we will wait and see what happens. A similar situation but in different circumstances. We are planning to feed the long-haul operations for Norwegian from Gatwick and also for Aer Lingus from Dublin, and you will see that happen we hope before September, but also the same solution and the same opportunity exists for Alitalia. Allora, come avete sentito, il discorso di fideraggio, quindi di fare da feeder ad altre compagnie. Il primo punto è l'Italia. Noi ci siamo già offerti di aiutare l'Italia in varie occasioni, supportare l'Italia per quello che è il fideraggio dei loro viaggi a lungo raggio, quindi con i nostri voli a corto e medio raggio in Europa, dare supporto per i passeggeri sui loro voli. Abbiamo anche offerto l'opportunità di vendere direttamente i loro biglietti attraverso il nostro sito, un'offerta aperta, una discussione che è in corso e stiamo aspettando la loro risposta in questo senso. Altre situazioni di fideraggio, ovviamente magari in un contesto diverso, è l'accordo con Norwegian, dove noi faremo da fideraggio ad esempio su Gatwick, sui loro voli a lungo raggio, e l'accordo che ci sarà con Aer Lingus per fare sempre fideraggio sui loro voli americani, atlantici, da Dublino. Speriamo queste opportunità possano essere già presenti e attive per i nostri clienti a partire da settembre. And the final point I would make is I would just refer to a Citibank report at the start of the year. So in 2017, this is the first year where low-cost airlines will be over 50% of all of the flights within Europe. So low-cost will be 51%, and then non-low-cost airlines will be 49% for all of Europe. And this is the first time that low-cost has dominated over legacy carriers. Low-cost airlines grew capacity last year in Europe by 10%, and this year in Europe by plus 11%. And legacy carriers will grow their short-haul capacity this year in Europe by minus 2%. So the story goes on, and that's the story of successful airports like Bergamo, that's the story of successful airlines like Ryanair. Low-cost is just coming to dominate, and you now really see this acceleration in the growth rate as more and more Europeans choose low cost. Italy is a leader, and Bergamo is the leader of the leader airports in Italy from our point of view, and Germany
normally the country that we as Europeans look to is actually the furthest behind, with only 15% of the flights in and out of Germany being on a low-cost airline. And that's why Germany is a really big strategic focus for us. That's why in 2 weeks' time we start flying to Frankfurt and Main. That's why we've added bases in Hamburg and Nuremberg, and you will see us to add more and more capacity, more and more airports and bases in Germany in the coming years. And that's also very good for Bergamo and for Italy, because there's very good connectivity between those two key markets. Benissimo. Allora, da un report della Citibank per la prima volta viene identificato come il traffico low cost abbia superato il traffico dei vettori tradizionali. Per quest'anno c'è stato proprio il superamento di un punto in percentuale, il 51% praticamente sono viaggi low cost in Europa e il 49% risultano essere le compagnie aeree tradizionali. Quest'anno la capacità delle compagnie low cost è incrementata di un 10%. L'anno prossimo le previsioni sono di un 11% in più di capacity per quanto riguarda le compagnie low cost, mentre ci sarà un -2 di capacity da parte delle compagnie tradizionali. Quindi un trend che continua, quindi una storia di successo quella che è delle compagnie low cost. E se vogliamo vedere, Bergamo e Ryanair insieme sono una storia di successo, un esempio non solo per l'Italia ma per tutti. Se noi guardiamo anche i vari paesi, l'Italia è uno dei paesi principali che beneficia di questo discorso del traffico low cost. Bergamo come un esempio di eccellenza in questo senso anche sul territorio italiano, quindi un ottimo esempio. Un altro paese invece di cui possiamo parlare, ma non in senso positivo, proprio in questo ambito, è la Germania. La Germania è risaputa essere uno dei paesi, diciamo così, primari per quanto riguarda l'Europa, se non il principale, un esempio per tutti quanti. Ma in Germania, ad esempio, il traffico low cost non supera il 15%. Quindi vediamo una situazione controtendenza, però noi nella Germania crediamo, continueremo a crescere, voleremo da Francoforte Hahn, stiamo aprendo nuove basi le rafforzeremo, più voli, Colonia, Berlino e via dicendo, e questo sarà molto importante anche per quanto riguarda l'Italia, perché noi sappiamo dell'ottimo traffico di passeggeri, di connessioni tra l'Italia e la Germania, quindi il nostro anche investimento in Germania non farà altro che continuamente beneficiare quelli che sono anche i paesi come l'Italia. Okay, and finally then just a word on fares, and I hope you write about this because this is good news for consumers, and it's the one thing we would like to be a bit better. But if you take October, November and December, our average fare was down -17%, and for January, February, March, our average fare will be down 15%. So you're talking average fares across all of Europe of about €33. This will continue for all of 2017, and it will probably continue for most of 2018 or all of 2018. It looks like fuel will probably get cheaper because Donald Trump will support fracking and shale production in the US, and fuel will probably therefore be cheaper. We have always passed the benefit of cheaper fuel on to our customers with cheaper fares, and we're 85% hedged at $49 a barrel next year. So I think it's great news for consumers. It means you will have cheap fares for 2017 and for 2018 because fuel will just be cheaper in the market, and you also have capacity being added of about 6%, while European GDP means capacity growth should be about 3%. So I think it's good news for anyone looking to fly that fares will continue to come down. Benissimo, un argomento interessante è anche il discorso tariffe. Per quanto ci riguarda, da ottobre a dicembre abbiamo diminuito le tariffe del 17% rispetto a quelle dell'anno precedente, e anche per il periodo gennaio-marzo notiamo ancora un prezzo medio del 15% inferiore rispetto a quello dell'anno precedente. Quindi stiamo parlando di una tariffa media attraverso tutta l'Europa di un 33 euro a posto. Quindi questo è un trend per il 2017 che sarà anche molto probabilmente visto per il 2018.
Un'altra informazione, il carburante dovrebbe anch'esso continuare a diminuire, vediamo dagli ultimi annunci della politica Trump che potrebbe essere in questo senso anche un nuovo sconto, una nuova diminuzione del prezzo del carburante. Ovviamente noi riversiamo sui nostri clienti, sui nostri passeggeri quello che è lo sconto, quindi riusciamo a mantenere sempre le tariffe più basse. L'85% del nostro carburante hedged con una tariffa che detto prima se non erro di $49 del barile, quindi cerchiamo sempre di dare quello che è la tariffa migliore, di accaparrarci diciamo così, la tariffa migliore per continuare a dare poi le tariffe migliori ai nostri consumatori. In più teniamo presente che sono previsti un 6% di capacity in più sul mercato europeo rispetto a quello che può essere una crescita normale, media, considerata di un 3%, quindi vuol dire che ci sarà una overcapacity sul mercato. Quando c'è un overcapacity anche questo va a influire sui prezzi che continuano a diminuire. Qualche domanda dopo tutte queste informazioni?